Lisetta. Perché è nata quell'Isetta? Si stava uscendo da una crisi pesante, perché si parla del 53-54. Le moto delle ISO vendevano bene, ci voleva un qualcosa di più, qualcosa che non fosse un'automobile, perché le automobili a quel tempo costavano ed erano difficili da costruire, ma una via di mezzo. Dentro l'Isetta c'è tutto. Il concetto dell'economicità. Per costare poco noi abbiamo un motore motociclistico, non deve avere il differenziale, perché tutto quello che non c'è non costa, e lì si sono inventate le ruotine dietro vicine. Ci devono stare 2 persone, devono essere coperte. Deve essere comoda nell'ingresso, nonostante sia una macchina piccola. Apriamo tutto il davanti. Uno, senza neanche chinarsi, sale sulla macchina in piedi, piuttosto che posteggiare le macchine parallele al marciapiede una dietro l'altra, con il muso verso il marciapiede, le persone che scendono dall'Isetta scendono sul marciapiede. Rivolta era abituato ad attorniarsi da tecnici già con esperienza. L'Isetta nasce nella mente geniale di un professore del Politecnico di Milano, il professore Menegildo Preti, su disegno di Pierluigi Raggi. L'idea era quella di realizzare quello che si chiamava all'epoca l'autoscooter, vetturetta che monta un motore di scooter. L'ingegner Preti veniva dall'aviazione, quindi anche questa forma aerodinamica, questa forma a ovetto, nasce dall'esperienza in aeronautica. Tutte innovazioni che poi non si sono sviluppate. Il motore con i 2 pistoni madre-figlia rispetto agli altri della concorrenza era più costoso e la differenza prestazionale non era così evidente. Quello che mi ha sempre attirato di questa macchina è la meccanica, perché vedere uno sterzo che si sposta con tutta la porta, insomma, era eccezionale. È vero, si ferma magari perché non gli arriva bene benzina, perché si è scaldata ed evapora la benzina nel carburatore, quindi devi aspettare, eccetera, eccetera. Però è semplice, quindi sistemarla è un giochino. Adesso non mi ricordo quando è stato depositato il primo brevetto dell'Isetta, però ce l'ho in garage. Guardare i materiali. L'Isetta è un autorestauro che ho vissuto con mio padre, in particolar modo con la sorellina piccola. L'Isetta era la macchina che piaceva a Federica, che appunto è mia sorella minore. Questa è la porta, il pallino, ci sarà la posizione delle viti e del cricchetto. Ho sempre considerato la passione per le auto come passione per la meccanica. Questo qua è il portiere, c'è l'attacco il fascino dei pezzi meccanici che si muovono da soli. Poi uno lo può montare su una macchina di confezionamento delle brioche, come può apprezzare la meccanica su un motore piuttosto che su un differenziale. 2 e 3. Da quel punto di vista sono stato anche fortunato perché mio padre è sempre stato un appassionato di modellismo, quindi c'era un locale in casa dove io ho sempre trovato gli attrezzi e dei materiali. Abbiamo condiviso parecchia di questa passione. Del 53, sì. È l'unico disegno dove si capisce che è un'Isetta. Dopo la mia nascita professionale nel settore alimentare, cogliamo l'occasione nel lontano 85 di aiutare un ragazzo che lavorava alla Vetroresina, quindi faceva dei particolari per le moto, e nasce la Mako Shark. Abbiamo iniziato a produrre. In
quegli anni poi abbiamo partecipato al progetto F40 come subfornitori e lì è stato amore a prima vista. La nostra azienda produce manufatti in materiale composito, produciamo protezioni personali, facciamo radomi che sono antenne, siamo fornitori degli interni delle vetture per Ferrari, Aston Martin, Lamborghini. Produciamo alcuni pezzi per queste case. Le auto sono sempre state quelle pietre miliari di nascita della meccanica. Se noi andiamo a vedere lo sviluppo che ha avuto l'automobile negli ultimi 80 anni, siamo andati veramente dall'automobile a vapore all'automobile elettronica gestita da computer. Però c'è un minimo comune denominatore. Quella che non sarà mai sostituita è la meccanica. Vista oggi, l'Isetta è una macchina da terrore perché rispetto al volume delle altre macchine noi confrontiamo solo il 500 del 56-57 col 500 di oggi. Ho provato a guidarla nel piazzalone del circuito di Monza e basta. Ho sempre avuto il terrore che frenavo, si sganciava la maniglietta e io finivo fuori dalla macchina. Quando sei seduto sull'Isetta che guidi, ti senti seduto su una cassetta della frutta ed esposto a tutte le intemperie e ai rischi che può portare la guida su strada. E poi il problema è che adesso uno vede una macchina così, che bella, avvicinati che la guardiamo più da vicino. Io i freni sono a tamburo, le ruotine dietro molto piccole. Tocchi male ed è un disastro. Per il resto la trovo simpaticissima. Ecco, è una di quelle macchine che ti dà passione. È troppo bella da vedere. Interessantissima questa pubblicità sulla principale testata sportiva dei tempi, la Gazzetta dello Sport. Parlava della Juve, dell'Inter, della Fiorentina, però in fondo pagina c'è una pubblicità mega dell'Isetta. Prego, s'accomodi. Circola con successo in tutta l'Italia e all'estero. Se Rivolta si permetteva una pubblicità simile della Gazzetta dello Sport, vuol dire che ci teneva al progetto. Perché non è andata bene l'Isetta? Perché poi è stata presentata la 500. La 500, con l'idea dell'industrializzazione e con le potenzialità della Fiat, è uscita con dei prezzi che erano concorrenziali a quelli dell'Isetta. Fuori discussione che se uno avesse dovuto scegliere tra l'Isetta e un 500, vinceva il 500, innanzitutto perché ci stavano 4 persone. Quindi era già una macchina da famiglia. La realizzazione dell'Isetta fu un grande investimento per la ISO, che realizzò anche una pista di collaudo, che preparò una catena di montaggio estremamente efficiente. Ben presto non si sapeva più quasi come stivare queste macchine realizzate e invendute. Di Isette esattamente quante ne hanno prodotte qua in Italia non si sa. Si parla di 600, si parla di 800 macchine. Fuori discussione che non era una macchina da collezione. Quindi le macchine che ci sono oggi sono veramente poche. Possono essere una trentina, 50 al massimo in Italia, ma non ce ne sono molte di più. Il grosso vantaggio della ISO è che poi tutti i paesi non erano uguali. Parliamo del dopoguerra, della crescita, della ricostruzione. BMW non aveva modelli se non quelli abbastanza di prestigio. Ebbe proposta da parte della BMW di cedere la propria catena di montaggio, trasferendola fisicamente da Bresso a Monaco. Quando BMW ha capito che poteva essere la macchina del popolo, ha investito sull'Isetta, cambiandogli il motore, portandolo a 250, cambiando il sistema di sospensioni. Con queste piccole modifiche ci fu il boom, che salvò BMW. In realtà fu un grande beneficio anche per la ISO, perché ogni macchina prodotta portava alla ISO una royalty e le macchine prodotte furono oltre 160.000. Ed è riconosciuto proprio storicamente che l'Isetta sia stata il modello che ha fatto risollevare BMW da una crisi economica molto probabilmente irreversibile.